Ciao ragazzi e benvenuti al Parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi continua la rubrica 5 coltelli economici. Oggi parliamo di folder. Ragazzi, i folder rispetto ai fissi hanno un meccanismo, ok? E anche un meccanismo di blocco. Quindi nella scelta del folder da usare a bosco, ragazzi, perché oggi parliamo di folder economici da usare nel bosco, ovviamente non dovete guardare solamente il prezzo, ma dovete anche guardare la qualità di questo movimento, di questo blocco. Per quale motivo? Per non farvi chiudere sulle vostre manine il coltello, ragazzi, perché comunque se salta il blocco, soprattutto quando andate a forzare di punta, perché voi vi conosco, andate a pugnalare gli alberi e forzate di punta, rischiate che il coltello si chiuda sulle vostre belle ditina e poi la vostra fidanzata ve la accarezza il vicino di casa perché voi restate con i moncherini. Quindi ragazzi, quando si prende un pieghevole ad uso bosco, prima cosa in assoluto assicurarsi che il blocco lama sia efficiente e sicuro. Non guardate solamente il prezzo, né da un lato, cioè non è che quelli economicissimi hanno il blocco che fa schifo e non è detto che quelli iper costosi hanno un blocco super solido. Adesso vi metto 5 prodotti ragazzi che ho utilizzato, trovate le recensioni, che hanno dei blocchi molto buoni ragazzi, al di là del Threadlock di Costilla, altri coltelli che hanno un blocco solido, quindi che potete usare tranquillamente. Ragazzi, ovviamente parlo sempre di un video per neofiti, quindi vi dico per prima cosa, ragazzi, il chiudibile è da usare come un chiudibile. Non è che prendo il chiudibile per andare a batonarci gli alberi. È un chiudibile nel bosco, cosa volete farci? Qualche picchettino, potete fare la gita con la famiglia, tagliare il salamino. Ragazzi, non prendete un chiudibile e pensate di usarlo come un fisso, perché è un chiudibile. Batonare con un chiudibile non si fa, se lo dovete fare in emergenza si fa a lama sbloccata, però consigliare a un neofita di batonare con il coltello aperto, col coltello sbloccato, sinceramente io ragazzi non me la sento, ma nemmeno ve lo consiglio, mi sentirei un po' un bingo bongo. Adesso andiamo a vedere questi 5 coltelli economici e sicuri ragazzi, ovviamente video per neofiti. Se vi interessa restate, se non vi interessa vi arrampicate su un bel albero di pere e provate a raccogliere le belle peruzze con le chiappe senza schiacciarle. Via! Eccoci qui ragazzi, partiamo subito con i cold steel. Quando si parla di cold steel ragazzi, coltelli economici di qualità con un blocco granitico, ovviamente siamo in casa cold steel. Partiamo con il Finwolf ragazzi, volete provare un tagliente Scandi a zero su un folder? Via, andate di Finwolf, 60 euro ragazzi, 8.5 di lama, House 8, blocco Threadlock ragazzi, andate tranquillissimi, veramente tranquillissimi, sicurezza e tagliente a zero Scandi ragazzi. Poi passiamo a un pezzo da 90 ragazzi, veramente nel bosco un pezzo da 90, SR1 Lite, cioè sia nella versione clip che nella versione tanto. Sinceramente io ve lo consiglio nella versione clip point perché è più sfruttabile. Ha una lama di 10.2, lo trovate a 61 euro. Secondo me ragazzi il suo lato tra virgolette un pochino negativo è che ha la lama in 8CR13. Stiamo parlando di coltelli economici, va benissimo, però l'avessero fatto pagare invece che 60 euro un centello e ci mettevano una bella lama in House 10A, secondo me sarebbe stato veramente una bomba. Comunque ragazzi, SR1 Lite, se volete darci dentro nel bosco andate alla grande. Manicatura ovviamente con le cartellata solamente nella zona del blocco lama, però ragazzi è indistruttibile. Passiamo in casa Spyderco ragazzi, Spyderco il Tenacious, andate via di Tenacious. Adesso con l'aumento dei prezzi alcuni siti hanno sparato alto, su Amazon lo trovate ancora sui 59-60 euro, quindi andate via tranquillissimi. Lama anche qui in 8CR13, 8.5 cm. Ragazzi, Spyderco Tenacious è una garanzia,
usato in magazzino per diverso tempo, non solo da me ma anche da amici che lavorano in ditte meccaniche. Ragazzi, è un coltello che viaggia bene. Ovviamente l'8CR13 dovete riaffilarlo ogni tanto, però ragazzi, per quello che costa va più che bene, avete una bella lama. Rispetto ovviamente ai cold steel, ragazzi, avete un liner, quindi magari non ha la sicurezza al 2000% come i cold steel. Se dovete andare a farci forza per forza di punta, state un attimino attenti. Passiamo in casa CRKT con l'M16, ragazzi. Le versioni con lama in 8CR13 con lama da 8 cm più o meno si aggirano sui 60 euro. Anche qui parliamo di un blocco liner, però avete la chiusura aggiuntiva. Sinceramente ragazzi, io non l'ho mai forzato tantissimo, quindi sicuramente non è la rivoluzione del mondo, ma avete una chiusura aggiuntiva che tiene il liner e gli impedisce di chiudersi. Non l'ho mai forzato tantissimo, a me non è mai saltato, l'ho usato per un bel po' nel bosco ed è andato alla grande. Qui vi ho messo una foto generica di uno dei modelli a 60 euro, guardate che ce ne sono veramente tantissimi, più o meno su questa cifra li trovate con lama in 8CR13. Arriviamo all'ultimo ragazzi, che secondo me è il top. Se dovete scegliere dovete prendere assolutamente questo, almeno uno dovete averlo, è il BAC 110. Attenzione perché adesso il BAC 110 nei siti è schizzato veramente in alto, dalle 80 alle 100 euro. Però occhio, perché su Amazon ragazzi ciclicamente fanno l'offerta a 65 euro, 64,99. Tutti i ragazzi che conosco, invogliati da Ramon che ci ha detto ragazzi guardate che c'è lo sconto su Amazon del BAC, andate e prendetelo ragazzi. Tutti i ragazzi che vengono al raduno l'hanno preso praticamente a 65 euro. Voi mettetelo nel carrello, ogni tanto gli date un occhio, arriva l'offerta a 65 euro. BAC 110, quello che mettono in offerta è quello col finger groover, quello che ho messo qua in foto. Lama in 420 HC ragazzi, da 9,5 cm, struttura solidissima. Se non l'avete mai preso in mano dovete assolutamente prenderlo. Un backlock ragazzi, è tanta roba, solidità, foderino in cuoio. Ragazzi, se devo consigliarvi uno di tutti questi, sinceramente io andrei su un SR1 Lite di Cold Steel. Però se guardo al fascino, alla storia del BAC, un BAC 110, se lo trovate in offerta, ripeto, su Amazon, secondo me dovete assolutamente prenderlo. Ragazzi, vi faccio il riassunto, ma i prezzi sono più o meno tutti qua. Finwolf 60 euro, SR1 Lite 61 euro, Tenacious 59-60 euro, CRKT M16 modelli in 8CR13 vanno più o meno sulla sessantina, e il BAC 110 che adesso trovate 85-100 euro, mettetelo nel carrello perché ciclicamente Amazon fa l'offerta di quello finger grooved a 65 euro, 64,99. Ragazzi, un punto secondo me importante da sottolineare è che la smania di corsa al ribasso, prendo il coltello che costa meno, vado su Amazon, scrivo knife outdoor, coltello outdoor, coltellaccio pieghevole, folder, quello che volete, metto in ricerca per prezzo crescente, poi prendo i primi prodotti a 11, 10, 12, 20 euro ragazzi, di marchi non solo non conosciuti da nessuno, ma soprattutto non provati da nessuno. Ragazzi, andate a rischiare con la vostra sicurezza in un ambiente outdoor, per un uso outdoor. Secondo me non ne vale la pena. Ci sono prodotti che costano il giusto, costano poco come questi, che poi poco è sempre relativo, però ragazzi, prodotti che non vi si chiudono in mano e non si rompono. Quindi lavorate sicuri di tornare a casa con tutte le vostre belle ditine. Ogni tanto mi linkate dei prodotti su Amazon che ragazzi sinceramente non consiglierei nemmeno a uno che ha già perso tutte le dita, perché sono delle cose imbarazzanti. Nessuno vi regala nulla ragazzi, i prodotti buoni economici ci sono, mi raccomando non prendete le stupidate su Amazon o sui siti cinesi, perché ragazzi rischiate veramente la vostra sicurezza. Andiamo alle conclusioni finali. Eccoci qui ragazzi, come avete visto 5 coltelli economici. Ripeto, questi sono coltelli economici che non vi si chiudono in mano, che potete utilizzare nell'utilizzo a bosco tranquilli,
a patto che li utilizzate come dei chiudibili. Non pensate veramente di avere in mano un fisso, perché se no prendete un fisso per fare certi lavori. Il chiudibile serve per il cibo, per qualche piccolo lavoretto, per tagliarli il paracord, per attaccare i vostri teli e fare le sconcerie dietro i teli. Però ragazzi, è sempre un chiudibile, 90% nelle gite il chiudibile è quello che usate di più, ma è anche, ragazzi, quello che usate di più per il cibo. Quindi non pensate, e lo ripeto, lo sto ripetendo 1000 volte, ma è importante, non pensate di comprarvi un chiudibile ed utilizzarlo a mo' di fisso. Tantissimi ragazzi mi scrivono: ah, ma quello, io voglio il chiudibile, che, ma secondo te se ci battono, se ci pesto col martello, con l'ascia a pietrate? Ragazzi, avete in mano un chiudibile, ha un movimento meccanico, per quanto sia super robusto non terrà mai come un fisso. Detto questo, ragazzi, dai 5 chiudibili economici dal pacchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!